Ed eccoci qua, anche oggi parliamo un po' di ipnosi. Quali sono i soggetti migliori da ipnotizzare? E beh, sono quegli creduloni, sono quelli che credono a tutto, soprattutto quelli che dicono l'ha detto la televisione. Se l'ha detto la televisione allora vuol dire che è vero? Spesso no. Allora, queste persone sono persone che in qualche modo delegano le loro informazioni ad altri e quindi credono a tutti quei bias tipo l'effetto alone, no? Se uno ha gli occhiali vuol dire che è più intelligente, se uno ha il camice vuol dire che è un dottore, allora sa le cose. Nella vita sappiamo che non è così, i bias e i pregiudizi sono cose importanti da tenere in considerazione, specialmente quando si fa crescita personale e quando si fa ipnosi, però quando incontriamo persone di questo tipo che abboccano un po' a qualsiasi cosa, sappiamo benissimo che è facile fregarli. Gli ipnotisti seri utilizzano volentieri certe tecniche con queste persone? No, queste persone devono fare un altro tipo di percorso, cioè un percorso di consapevolezza, un percorso che li faccia capire di non abboccare a tutti quanti gli ami che ci sono nel lago, perché altrimenti diventano pesci da mettere nella padella ed essere fritti. Queste persone sono persone un po' vulnerabili da un punto di vista delle competenze e delle conoscenze che hanno e quindi non bisogna abusarne, non bisogna sfruttarli, cosa che invece mi sembra aver capito bene che il sistema fa in maniera regolare e incoraggiando anzi questo tipo di sfruttamento. No, se quello è scemo, trattalo da scemo, utilizzalo perché tanto è uno scemo. Ora, non è detto che le persone che credono a tutto siano degli scemi, molti di loro invece sono persone dotate di un'enorme intelligenza, ma soltanto hanno questa caratteristica, no? Di credere velocemente. I vari contesti ipnotici non sono soltanto però quelli da considerarsi nel lettino dello psichiatra, nel lettino dello psicoterapeuta o nelle sessioni con un ipnotista, con un ipnologo, con un PNLista, ma le ipnosi sono anche quelle che fanno le religioni. Per esempio, se avete mai visto una messa di evangelisti, spesso ricorrono proprio a paradigmi ipnotici, ma questo lo fanno comunque anche i cattolici, anche i protestanti, e lo fanno chiaramente anche in politica. L'ipnosi, soprattutto l'ipnosi conversazionale, è molto diffusa nelle aree, diciamo, di intervento verbale, dove le persone devono comunicare un qualcosa, e chiaramente ci sono tante persone che abboccano volentieri se si ripetono parole del tipo subito, facile, è per tutti, diventerai migliore, il migliore e via discorrendo. Ma queste cose ormai le dovreste conoscere, perché il marketing va proprio a puntare il dito su questo tipo di paroline. Infatti anche nel marketing si fa largo uso di ipnosi, e allora quando sento dire ma sai, nessuno riesce a ipnotizzarmi perché io qua su e giù, non è così. Tutti noi siamo in qualche modo ipnotizzati, se non fosse altro che per chi ha gli occhi come me, cioè per chi è un ipnotista. Dovete sapere che lo stato di veglia è un altro degli stati che noi attraversiamo, e anche nello stato di veglia possiamo attraversare dei momenti di apertura alle suggestioni. Ora, io vi sto parlando di ipnosi in senso generale in un reel, e quindi non approfondite troppo le mie parole, ma se volete ulteriori informazioni o volete avere delle delucidazioni specifiche, scrivetemele sotto nei commenti, magari vedo se riesco a spiegarvi qualcosa di più specifico nei video, nei prossimi video. Fino adesso, anche oggi, sono finite le sessioni, ma ve ne accorgete perché la mia voce sta andando via, è arrivato il momento di cenare per me. E ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, vi auguro una buona serata e mi raccomando, non confondete il fatto che l'ipnosi si faccia ad occhi aperti, tutti afflosciati, e che si risponda a tutte le suggestioni, col fatto che l'ipnosi si può fare invece anche con gli occhi aperti e rispondiamo comunque alle suggestioni.
forse potrei prendere degli esempi dei video qua e là e indicarvi alcune cose che accadono quando guardiamo i video, ma insomma se volete fare delle esperienze invece direttamente ci sono dei video ipnotici e anche di scrittura ipnotica che trovate nel mio canale di ipnosi naturale su YouTube e magari ne volete usufruire. Fino ad allora, buona serata a tutti.